Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in pesci per le questioni riguardanti i sentimenti, le emozioni. Andiamo a vedere come sarà questo mese di febbraio 2026, andando a vedere qual è il sentiero magico iniziatico per te, facendo una struttura bellissima che ho preparato per te affinché tu possa avere verità, consapevolezza e prosperità. Quindi andiamo a vedere prima tutti gli spiriti che ti verranno a visitare, anche lo spirito degli arcani cosa ti dice, poi andremo ad approfondire l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò i rituali della buona riuscita affinché tu possa realizzare tutti i tuoi obiettivi. Allora, partiamo subito. Prendiamo prima di tutto gli oracoli. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, come prima carta andiamo a vedere lo spirito che ti visita in questo mese. Come seconda carta andiamo a vedere qual è la ferita o l'ombra che chiede ascolto. Come terza carta andiamo a vedere qual è il dono che nasce, qual è il miracolo quotidiano possibile. Allora, qual è lo spirito che ti visita in questo mese? Qui ed ora, è lo spirito del momento presente. Allora, qui ora è una carta importantissima, ragazze mie e ragazzi. Non esiste il passato, non esiste il futuro, qualsiasi cosa la crei adesso. Diciamo che lo spirito che ti viene a bussare forte è quello spirito che non ti permette più di crogiolarti nel passato o di farti venire l'ansia per il futuro. E direi che è uno spirito iniziatico, è quello spirito che ti fa vedere le manifestazioni qui ed ora e ti porta la tua mente razionale a vivere nel presente totale. È lo spirito che ti fa perfettamente comprendere che il passato non esiste e nemmeno il futuro, ma il passato è la possibilità di pacificare o di perdonare e il futuro è la possibilità di creare. Sono delle possibilità. Allora è come se ti stesse resettando lo spirito in questo mese, dicendo quello che vuoi è possibile adesso, non pensare non ci sono mai riuscita, non è successo in passato, non pensare nel futuro non accadrà se mi viene l'ansia, ma mi spiego? È lo spirito che ti permette di ancorarti al presente, l'eterno presente, tutto ciò che esiste. Allora, laddove hai delle possibilità di realizzare qualcosa, non ti permetterà questo spirito di crogiolarti su delle memorie in cui non ci sei riuscita e non ti permetterà di crogiolarti nell'ansia del futuro, ma ti permetterà di restare ancorata al presente e di manifestare esattamente ciò che vuoi. E quello spirito che ti tiene, mi sta venendo una parolaccia, non so se si può dire, che ti tiene per le palle, insomma, hai capito? Che ti radica, che ti fa diventare cazzuta o cazzuto, cioè questo voglio e questo è. E a tal proposito voglio vedere qual è la ferita o l'ombra che chiede ascolto. Sì, casa dolce casa è l'ombra che chiede ascolto. L'unica verità possibile sei tu, non il passato, non il futuro, non i personaggi del tuo passato, non i personaggi possibili del tuo futuro. Casa dolce casa è una carta che mi parla di sentirsi a casa con se stessi, di non essere travolti dagli eventi esterni in modo vittimistico, ma sentirsi a casa in ogni momento, sentirti radicata con questo spirito che ti prende per le palle in ogni circostanza. Casa dolce casa è quella sensazione di sentirsi a casa ovunque perché hai radicato in te il tuo potere personale. Il tuo potere personale è sentirti a casa. E quindi
E questa è la ferita che chiede ascolto. Magari tu essendo una persona molto sensibile, no? È come se spesso ti facessi trascinare via dalle emozioni, ma in modo vittimistico spesso, no? Questo lo facciamo tutti, l'abbiamo fatto tutti. Ecco, sentirsi a casa anche quando tremi, anche quando l'emozione è forte, perché essendo tu una persona molto sensibile, le emozioni sono i tuoi più grandi poteri. Ecco, sentirsi a casa con quelle emozioni come se fossero le tue più, perché lo sono, le tue più potenti alleate, i tuoi più potenti alleati, è la ferita che chiede ascolto. E vediamo qual è il miracolo che ne consegue. Beh, raggiungi tutti i tuoi obiettivi, arrivare al traguardo. Con questo modus operandi raggiungi tutti i tuoi obiettivi. Stai nel presente, sentiti a casa ovunque, cioè stai nel presente con quello che accade, senza tergiversare o crogiolarti nel passato o nel futuro. E tu raggiungi tutti gli obiettivi. Fammi vedere che cosa dicono le carte, i tarocchi, perché è molto forte questa lettura, questo inizio lettura. Vediamo il viaggio del mese. Cioè, ti spiego. Allora, qua c'è scritto passato e futuro. Formula pentacolare per le emozioni riguardanti il tuo passato. Pacificazione delle immagini perturbate, che significa pacificazione delle emozioni che ti arrivano, quelle che sembrano più dure, no? Formula pentacolare. Applicazione formula pentacolare. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni la sa benissimo, conosce benissimo. Altrimenti la trovate nella playlist L'arte sciamanica. La pratica dei 21 giorni sta qua sotto, eh. Ti viene l'ansia? La osservo. Nel futuro, se pensi al futuro, ti viene l'ansia? La osservo. Non permettere all'ansia di spostarti dal presente, perché l'ansia è un tuo potente alleato se la guardi. L'ansia, come vi spiego spesso, è un modo che ha la personalità, cioè il modo che hai tu come ego, come personalità, di scappare a un dolore che abita il presente. Quindi, come fai? Tu sei coscienza che fa esperienza di una personalità, quindi tu essendo coscienza, essendo anima, chiamati come vuoi, osservi l'ansia che non è la tua ansia, ma è una forza, è un Dio che esiste sin dalla notte dei tempi e soprattutto in questo momento attuale che è un mondo predatorio, no? È un mondo che ti vuole sempre performante, ti vuole sempre sul pezzo, ti vuole... Tu sul pezzo devi stare nel presente, sul pezzo tuo, non sul pezzo che non esiste. Quindi abita la tua verità, che è il tuo presente. Arrivano emozioni perturbate, formula pentacolare. Arriva l'ansia, ti vedo, ti osservo, sto qua, punto, ok? E questo ti permette di sentirti a casa ovunque, dentro di te radicata, e di raggiungere tutti i tuoi obiettivi. Ora, andiamo a vedere cosa accade con il viaggio del mese. Energia generale del mese, l'atmosfera e il clima emotivo. Qual è? Infatti c'è la torre, ecco perché. Ecco perché l'ansia o altre sensazioni delicate, no? Allora, clima del mese, la torre mi parla che di una fine, di un crollo necessario. Perché è necessario quando arriva la torre? Tanto mal voluta questa carta. Questa è liberatoria. Liberatoria che vuol dire cade un'identità che non funziona più. Adesso ti spiego tutto, voglio vedere tutte le carte. Cosa ti chiede l'amore in tutte le relazioni, che siano di amicizia, d'amore, di coppia o familiari? Cosa ti chiede l'amore? 5 di spade. Qua ci sono delle... Il 5 di spade è la lotta, no? La lotta ho vinto io, ho ragione io, non hai ragione tu. Alla fine qualcuno vince, ma non vince niente. Cioè l'amore ti sta chiedendo di non combattere battaglie inutili, ma soprattutto vedere l'altro come un tuo specchio perfetto, o le situazioni. Ok, comunque continuiamo. Terza carta, lavoro, denaro, missione. Cosa accade nel lavoro con l'approccio della missione, no? Questo è bello, questo è bello. Il 7 di denari è una bella carta di semina.
Corpo, energia e salute. Cosa chiede il corpo per sostenere l'anima? Leggerezza, ragazze, leggerezza. Fate tutto l'opposto di quello che la mente razionale vi chiede, vi dice. Leggerezza, il 3 di coppe è leggerezza, incontri con amici, con le persone che risuonano con te. Leggerezza ti chiede il corpo, non ti chiede disciplina in qualità di forzare il corpo, ti chiede leggerezza. Chi sta facendo l'estasi sciamanica con me è a posto. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, lo stesso. Va bene? Chi non la sta facendo, è importante che iniziate a fare con la pratica dei 21 giorni, che la trovate qua, o la danza del piacere. Iniziate con quella. Vediamo l'evento, la svolta del mese, qual è? La regina di spade. Finalmente avrai le idee chiare, lucide, mente trascendente, sai quello che vuoi. Ho anche la figura di una donna qua. Comunque, vediamo tutto quanto prima. Il consiglio sciamanico, come attraversare il mese nel migliore dei modi? Re di coppe. Sii padrone delle tue emozioni, non vittima. Esito, benedizione finale. Come esci dal mese? Meraviglioso, con un potere straordinario, regina di bastoni. Molti di voi che stanno facendo le masterclass con me, questa regina di bastoni è proprio il grande potere erotico che ha la capacità di creare qualsiasi cosa. Allora, andiamo per gradi. Febbraio per te è un mese vero, proprio vero, perché la torre arriva perché non puoi più reggere ciò che è falso. Qualcosa crolla, qualcosa si rivela, qualcosa perde improvvisamente senso. Non lo so, può essere un'idea, può essere una relazione, può essere un ruolo o un'illusione su te stessa o su te stesso. Attenzione, non sei tu a cadere con la torre, è la struttura che non ti rappresenta più che cade. Questo è un risveglio brutale, meraviglioso, liberatorio, assolutamente. E l'amore cosa ti chiede? L'amore ti chiede una cosa scomoda ma sacra. Devi smettere di voler vincere perdendo te stesso o te stessa. Perché qua c'è il tema delle relazioni in cui qualcuno vince e qualcuno perde, come ti ho detto prima. Tu cedi pur di non perdere l'altro, hai capito? Tu ti ritrovi stanca, svuotata, confusa. Quindi febbraio ti chiede di uscire dalle dinamiche di guerra emotiva. Cioè meglio una verità che può fare male che una pace finta però che ti consuma. Cioè l'amore come amante mistico ti dice questo: non restare dove devi tradirti per essere amato. Relazioni di coppia, relazioni amicali, relazioni di famiglia, lavorative. Nel lavoro qua c'è un progetto, o un percorso, o una semina che è in gestazione col 7 denari. Potresti sentirti ferma o fermo, alcune di voi. Potresti chiederti: ma ne vale la pena in questa cosa? O potresti avere dei dubbi sui tempi. Le carte dicono sì, 7 denari, guarda qua c'è una piantina, ne vale la pena, però non forzare. La tua missione in questo mese non è fare di più, ma è restare fedele a ciò che hai scelto, fedele a te stessa, a te stesso, resta fedele a ciò che hai scelto. Questo è un mese sul lavoro di valutazione profonda, non è di raccolto immediato, ok? E nel frattempo il corpo ti dice: alleggerisciti, celebra, condividi, hai bisogno di contatto umano, hai bisogno di risate, hai bisogno di bellezza, hai bisogno di movimento gioioso. Cioè il corpo ti chiede di non vivere tutto da sola. La guarigione qua per te passa dalla relazione con l'altro, non dall'isolamento. Mangia meglio, dormi meglio, ma soprattutto nutri il cuore. Qua arriva una donna, o una donna archetipo, o un'energia di verità lucida. Può essere una persona che dice finalmente ciò che nessuno osa dire, o una comunicazione chiara, o una decisione netta. Cioè questa regina è assertiva, è onesta, e l'onestà
per te, del segno del pesci, è una medicina potente. Cioè questo evento taglia via la nebbia. Quello che succede con questa donna archetipo, che può essere anche un evento, che può essere anche una persona, è un evento che taglia via la nebbia. Della serie, dopo non puoi fare più finta di sapere. Può essere anche un maestro che ha questa energia femminile, va bene? Dopo non puoi più far finta di sapere, di non sapere, scusami. E questa è la tua medicina come consiglio sciamanico. Ti dice il consiglio sciamanico, devi attraversare il mese così. Devi sentire tutto. Non devi reprimere niente. Non devi esplodere. Resta centrata o centrato nel cuore. Perché? Perché il Re di Coppe è il maestro dell'equilibrio emotivo. Non nega il dolore, non nega ciò che sente. Lo contiene, lo sente, lo vive, si allea. Ecco, febbraio ti chiede questa maturità emotiva, non sacrificio in questo senso, nel senso negativo del termine, maturità emotiva, adultità animica. E guarda come te ne esci, con la regina di bastoni. Esci luminosa, desiderabile, viva, vivo. La regina di bastoni sei tu quando smetti di chiedere permesso per essere chi sei. Quindi esci da febbraio con carisma, fiducia, voglia di vivere. E questi sono i semi per marzo. Cioè sarai una nuova presenza nel mondo, è una rinascita di fuoco dopo l'acqua. Capito? Ricordati, non scappare nel passato, non proiettarti nel futuro, vivi. La torre ti porta nel presente, cioè il presente è l'unico luogo dove puoi rinascere. Ricordati, la casa sei tu. La tua ferita è sentirti a casa solo quando tutto è stabile fuori. Invece febbraio ti insegna che la casa sei tu. Ovunque tu sia, se resti in te, sei al sicuro. E questo a cosa porta? Questo mese ti insegna che se fai così, inizia un nuovo ciclo, tutto arriva. Arriva la tua consapevolezza, arrivi a una decisione, a un punto fermo e da lì inizia un nuovo ciclo. Febbraio non ti accarezza in quel modo lì, ti sveglia. Ciò che cade, tutto ciò che cade non era per te. Ciò che resta sei tu, finalmente, intera o intero. Adesso andiamo a metterci le specifiche. Sulla torre. Nove di coppe, la finta stabilità. Adesso ti dico, fammele mettere tutte. 5 di spade. La forza. Non devi combattere contro l'altro. Devi allearti con le tue emozioni. 7 di denari. 2 di spade. Il non sapere. Che viene dopo il 2 di spade? Regina di coppe, appunto. 3 di coppe. Non avevo dubbi. Svagati, esci, prova qualche cosa di nuovo, ok? Regina di spade su questo evento. 3 di spade. 2 altre. La temperanza. Wow. 6 di spade. Regina di bastoni. 5 di spade. 10 di spade. Wow, wow. Questo è un wow. Paggio di spade. Ultima carta che è uscita da sola. 4 di denari. Chiarissimo, chiarissimo. La torre qua non è una distruzione dolorosa, è un miracolo di gratitudine, potremmo dire. Sai perché? Perché è la carta del desiderio esaudito. Cioè, ciò che cade non è una perdita, è ciò che ti libera per ottenere ciò che vuoi davvero. Una verità ti libera qua da un blocco emotivo. O un rapporto finisce ma tu ti senti stranamente soddisfatta, guarda che ti dico. Una scelta ti porta a dire finalmente posso respirare. Cioè è il crollo che ti porta al tuo desiderio reale. Capito che ti voglio dire? La forza qua invece non ti sta dicendo non è una lotta con gli altri, è una lotta contro la tua paura. La carta della forza non è aggressiva. Cioè, cosa può succedere a livello relazionale? Tu smetti di combattere per avere ragione. Tu smetti di sentirti in guerra con te stessa.
Tu scegli l'amore senza doverlo conquistare con la tensione. Io vedo che qua nelle relazioni c'è un confronto che si risolve non con la rabbia, ma con la calma. Tu ti metti al centro e questo cambia tutto, te l'ho detto anche qua. Ora, nel lavoro il tema è un'attesa, scusami, mi sta venendo il singhiozzo, un'attesa e una scelta. Sei a un bivio, non perché non sai cosa scegliere, ma perché hai paura di scegliere. La mente ti confonde, il cuore invece sa. Questa carta della Regina di Coppe è la tua guida, ti dice non scegliere con la mente, shh, scegli con il cuore. Evento pratico, ti arriva un'opportunità ma devi decidere. Oppure il lavoro ti chiede di seguire l'intuito, cioè la tua missione qual è? Fidarti del tuo sentire a livello lavorativo. Il corpo qua e l'energia chiedono festa, ma non superficiale, chiedono gioia che rigenera, paggio di bastoni, entusiasmo, inviti. Qua vedo che ci sono degli incontri che ti fanno ridere, una serata che ti ricarica, più serate che ti ricaricano, un progetto creativo che ti accende, cioè qua la tua energia si rigenera attraverso la spontaneità. Va bene? Questo è molto interessante, questo evento. Qua succede qualcosa di molto profondo. C'è una ferita che viene alla luce, o è una delusione, o una separazione, o un dolore che non avevi voluto vedere. Ma questa ferita è la cura. Qua impari a mescolare il dolore con la speranza, passami il termine speranza, è la fede, no? A non forzare. E infine c'è la transizione. Non sei più dove eri, ti stai muovendo verso un posto più calmo. Qual è l'evento pratico? Qua c'è una verità che ti può far male, però ti permette di uscire da un tunnel qua che ti porti dietro da tanto tempo, ti porta verso un nuovo inizio. Tant'è che vediamo qua con la Regina dei Bastoni e qua tu riprendi potere. Questa è la trasformazione finale. Qua c'è una battaglia che ti stanca, può essere una dinamica tossica, una relazione che ti prosciuga, una guerra interna. E arriva la fine definitiva di questa guerra interna o questa battaglia, è una fine necessaria. Dopo la fine arriva un messaggero, una nuova idea, una nuova chiarezza, una verità che ti sveglia e poi la stabilità. 4 di denari. Non una stabilità rigida, ma una stabilità di te. E una sicurezza a 4 di denari, questo tesoro che nasce da dentro, quella casa che vedevamo prima. Quindi finisce ciò che ti prosciuga. Arriva chiarezza e nuova consapevolezza, tu ti metti al centro e la tua vita diventa più solida e più magnetica. Va bene? Quindi quello che vedo anche delle specifiche è che febbraio ti porta a un rito di purificazione. Cade ciò che non è vero. Smetti di combattere, scegli con il cuore, ritrovi gioia, guardi la verità e ti curi di te. E infine rinasci con forza, chiarezza e stabilità. Quindi febbraio ti ripara, potremmo dire. Ti rende più vera, più vero, più autentica, capito? È un grande mese questo. Sì. Wow, va bene. Ragazzi miei ragazzi, vediamo invece nelle relazioni, nell'amore, cosa accade. Allora, tenendo fede sempre a quello che è uscito, andiamo a vedere sia che tu abbia una persona nel cuore o che non ci sia nessuno, cosa accade a febbraio per te. Come vanno a stare i miei ragazzi del pesci? Il mago, il diavolo. Oh mamma mia, il mondo accipicchia. Io ti dico chiaramente che tu non sei più in una fase di attesa. No, tu stai entrando in una fase di creazione, di seduzione, di compimento. Questo mago non è l'amore che ti capita, è l'amore che tu crei. Il mago è il primo atto di magia, cioè tu hai gli strumenti, tu hai la forza, tu hai il potere di attrarre. Qua incontri qualcuno che ti guarda come se ti avesse riconosciuta,
mm, vedo che è una conversazione, sai di quelle conversazioni banali all'inizio che sembrano subito magnetiche, diventano il secondo dopo? Cioè tu inizi a sentirti più desiderabile, più viva, più creativa o più creativo, perché il mago è anche la carta della comunicazione. Qua in amore tu vedo che dirai delle cose o farai dei gesti che risvegliano la passione. E non a caso il diavolo mi parla, è un'attrazione intensa che vivrai in questo mese, parla di desiderio, però anche di dipendenze, no? Che devono essere eluse, di legami che bruciano. Può essere un legame qua molto forte, molto umano, erotico, fisico. Vedo che ci può essere una passione improvvisa, travolgente. Ehm, Te lo dico chiaro chiaro, appena ho visto il mago e il diavolo com'è. Sai, attrazione pericolosa, quelle là, nel senso ti fa perdere la testa. La vedo questa cosa. Oppure per alcuni di voi può essere la persona che arriva con una parte di ombra, o gelosia, o possessività, o bisogno di o attaccamento. Allora, il diavolo ti avverte di una cosa, non farti ingabbiare, cioè l'amore può essere magico, ma se diventa bisogno dell'altro diventa la prigione. Però tu questo lo sai già, c'è il mondo qua come a compimento di questo tipo di dinamiche, mi spiego, tant'è che il mondo è anche l'amore che ti completa, non perché ti salva, ma perché ti rende intera. Cioè l'amore diventa qua o una relazione che ti fa sentire a casa, quella carta di prima che avevamo visto, o un incontro che ti fa capire questa è la mia vita adesso. Cioè il mondo è la carta di realizzazione anche. Tu entri in una relazione, vedo in questo mese, che ti porta a un nuovo livello di vita. Va bene? Queste carte raccontano un viaggio. Il mago, tu crei l'amore, è l'amore che ti stai dando, che lo proietti fuori. Poi l'amore ti scuote, ti seduce e tu arrivi a un amore che ti completa in questo mese. Capito? Cioè, febbraio qua ti porta a un incontro magico, ti seduce, ti scuote, ti mette alla prova, ma alla fine è come se ti consegnasse un amore che ti rende intera o intero. Vediamo chi è questa persona. Chi è la persona che ti viene incontro? Pesci. Regina di spade, la vediamo anche in altra stesa. Cavaliere di denari. La temperanza, sì. Allora, la regina di spade è una donna oppure un uomo chiara, netta, non è una persona che gioca, è una persona che taglia, cioè dice le verità. Questa persona arriva così, con una chiarezza spietata, con una comunicazione diretta, con un'intelligenza che ti mette in moto. Cioè, è una persona che non ti coccola con le parole, ma ti sostiene con la verità, per dirla in questi termini. Cioè, questo è il suo dono. Non è può apparire una persona fredda, ma non è fredda, è lucida, capito? Cosa significa? Che potrebbe essere una persona che ti dice le cose come stanno. Potrebbe arrivare dopo una rottura e presentarsi pulita, razionale, no? O potrebbe essere qualcuno che non ama i drammi, ma ama la sostanza. E tu che sei un segno d'acqua, così sensibile, potresti sentire subito una persona che ti calma, ti fa anche tremare, ti dice la verità, ma che ti fa anche tremare, però ti sostiene. Cioè, la regina di spade richiama la tua parte più adulta, questo è il senso. E come si muove, come agisce questa persona? L'azione è stabile, Cavaliere di Denari, non è un amore che è da corsa, non è un colpo di fulmine, anche se qua l'attrazione è molto forte. È un amore che arriva camminando, cioè questa persona è affidabile, è concreta, è costante, è pratica. Cioè, cosa significa a livello pratico? Che nel mondo reale questa persona ti manda messaggi regolari, ti cerca con gesti concreti, non ti lascia in sospeso, cioè è capace di metterci la faccia, questo è il senso. È il tipo di persona che è il tipo di persona che ti porta un caffè, non ti fa un discorso poetico, o ti porta a mangiare una cosa, non ti fa il discorso poetico, capito? Però è questo che ti serve. La temperanza poi mi dice che questa persona ti arriva con un'energia che ti calma questa persona, che ti bilancia. È un amore che ti armonizza,
Cioè, cosa significa? Tu sei in una fase in cui stai ricostruendo te stessa o te stesso. Questa persona arriva per aiutarti a non perdere l'equilibrio, capito? È un amore che non ti trascina, ma ti sostiene. Quindi la persona che ti arriva, è la combinazione mm, di una persona che dice ti porto la verità, ti porto stabilità, ti porto pace. Questo è un amore che ti attraversa senza bruciare, anche se c'è molta passione, perché ti ho detto che col mondo sei pronta a un amore nuovo, no? Non devi più cercare fuori ciò che puoi trovare dentro, questo ti dice l'amore. Non questa persona, no? Come amore, dalle carte che vedo, l'amore ti dice non devi più cercare fuori ciò che puoi trovare dentro. Cioè, arriva una persona che ti risveglia la mente, ti stabilizza il cuore e ti porta pace. Questa è l'energia di entrambi, no? O la conosci già o è una persona nuova, eh? Vediamo un attimo. Allora, abbiamo visto le due energie. Cosa accade alla fine invece? Cosa accade alla fine nell'amore per te? 10 di spade, certo, per forza, si deve chiudere un ciclo qua. Wow, guarda che carta di uscita, l'imperatrice, 6 di coppe, bellissimo. È bellissimo, è bellissimo. Si chiude un ciclo molto doloroso. O la rottura con una persona, e quindi quello che ti ho letto riguarda la persona nuova, o è la stessa persona, però è punto zero, cioè l'imperatrice mi parla di pieno sviluppo, esito e crescita di questa relazione, ok? Soprattutto poi nel mese di marzo, perché c'è il mondo alla fine qua, la temperanza qui, quindi sviluppo e crescita in primavera, mese di marzo, ma già in questo mese di febbraio tu lo vedi, l'imperatrice. E poi il 6 di coppe, questo è un amore che ti porta all'infanzia, ti fa sentire viva, come quando eri bambina o bambino, tocca quelle corde profonde di te che soltanto alcune persone riescono a toccare veramente. Per alcuni di voi è una riappacificazione con una persona, ma a punto zero, eh. Per altri è proprio un ritorno a quell'innocenza, a quell'infanzia da cui nasce un amore straordinario. E infatti c'è la carta puoi arrivare al traguardo, no? Sei tu che lo stai creando con il mago questo amore. Bellissimo. Vediamo cosa ti dice con i miei potenti oracoli lui lei. Che per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Ho sempre avuto paura delle mie emozioni. Cosa ti ho detto con la regina di spade? Ho sempre indossato una corazza per proteggermi. Poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Cioè, è la persona che ti ho descritto con te, con la tua sensibilità. È una persona che si proteggeva, è una persona che aveva paura di sentire molto. La tua presenza gli denuda l'anima. Bellissimo. Cos'altro? La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. Quando non starete insieme, non ci siete ancora, vi sentite, vi sognate, vi bramate, pura presenza nello spirito. E questo è un po' l'invisibilità, no? Quando vi dico sempre la mancanza non è assenza, ma è invisibilità. Vi sentite la sua invisibilità e presenza. Cos'altro? È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Bellissimo. I miei oracoli hanno detto tutto già, io non aggiungo nient'altro perché è una stesa veramente bellissima, epica direi. Sì, molte manifestazioni avvengono in questo mese, ma la manifestazione avviene sempre, molte cose di riuscita arrivano, sì. Vediamo cosa ti dice la carta del drago immaginale. Il Daimon, il Daimon.
Sai perché è uscito il Daimon? Perché stai riscrivendo la tua storia, una nuova narrazione di vita. Una nuova narrazione di vita. Il Daimon è molto forte come carta, è l'amante mistico, è il tuo spirito guida, e il Daimon è lo spirito che detiene la tua missione di vita, va bene? E tu stai riscrivendo la storia qui, la stai riallineando ai veri obiettivi dell'anima in questo mese. 38. Allora. 38, eccolo qui. Allora, in presenza di questa carta devi lasciare ogni tentativo di motivarti a fare qualcosa che ti risulta pesante e rischiosa. Piuttosto devi unirti alle tue passioni autentiche e intensificare la consapevolezza. Cioè devi fare proprio quello che ti piace. Cioè, lascia andare ogni tentativo di fare qualche cosa che ti risulta pesante. Lascia andare, alleggerisciti, ti ricordi il 3 di coppe prima? Ecco. Non c'è bisogno, vi insegno sempre, la motivazione è una grande stronzata, scusatemi il termine. Non hai bisogno della motivazione quando hai incarnato la missione. La missione significa affidarsi agli eventi che ti accadono perché sono quelli ciò che devi fare, ciò a cui ti devi alleare, no? Allora dice qua, no? Ecco perché devi aumentare la consapevolezza. Quando c'è chiarezza di visione, quando la consapevolezza è lucida e attenta, non c'è bisogno di motivazione. Faccio un esempio banale: se ti chiedo di attraversare una stanza, prendere un oggetto e portarmelo, se c'è la luce accesa tu non hai alcun problema a fare questo. Però se spengo la luce nel buio totale, per te è difficile svolgere questo compito, perché hai paura di inciampare, di non trovare l'oggetto, eccetera. Alla fine o io ti motivo, oppure tu desisti dall'azione, non la fai. Anche quando la luce è spenta, quando non vedi le cose chiare, cosa vuol dire quello che ha detto la carta? Quando la luce è spenta, quando le cose non sono chiare, se ti sei alleata con il tuo spirito guida, cioè hai fede in tutto ciò che sta accadendo, tu attraversi anche la stanza buia. Altrimenti hai bisogno di una motivazione che ti motivi per farlo. La motivazione è prettamente sociale. La motivazione sostituisce la consapevolezza quando la consapevolezza è carente. Quando sai che se hai buio davanti a te, comunque sia quel buio è creato dal tuo spirito guida, dal tuo daimon, tu lo attraversi lo stesso, non hai bisogno di essere motivata, ok? Ma mentre la consapevolezza ti permette di conoscere ciò di cui tu hai veramente bisogno, ti consente di aspirare a ciò che è in armonia con le tue autentiche passioni. La motivazione invece è costituita sulla base di valori indotti dalle circostanze esterne. In altre parole, se non sei consapevole di ciò che ti corrisponde, ciò che devi fare, di ciò che devi fare, se non sei consapevole di ciò che ti corrisponde, di ciò che devi fare, rischi di aspirare a obiettivi che non riflettono le tue abilità e le tue passioni, e allora cerchi di motivarti. Questo tentativo ti rende vulnerabile alla manipolazione. A volte proprio chi ti è più vicino e chi ti ama tenta di motivarti a fare cose che secondo lui sono giuste per te, mentre dovrebbe aiutarti a sviluppare la consapevolezza della tua arete. Per cos'è l'arete? Per Platone l'arete era la capacità di una persona di eccellere in qualcosa. Essa coincide con la realizzazione dell'essenza innata della persona, la capacità di manifestare in maniera ottimale se stessi, le proprie doti, sia a livello fisico che mentale, che emotivo e spirituale. Il custode dell'arete è proprio il daimon, che è lo spirito guida amante mistico, che è un essere a metà tra l'umano e il divino, che diviene l'angelo custode nella tradizione cristiana. Quando vi dico amante mistico o spirito guida, nella tradizione cristiana è l'angelo custode. Ok? Allora, il tuo daimon conosce perfettamente qual è il tuo arete, cioè sa benissimo ciò che tu puoi fare meglio di chiunque altro. Perché? Perché corrisponde pienamente alle tue doti innate. La tua arete è la tua missione, è ciò che tu devi fare. Il daimon la conosce e incessantemente ti sussurra per ricordarti chi sei e cosa devi fare. Però, per sentire la voce del daimon, dello spirito guida, occorre silenzio. Bisogna silenziare il brusio del mondo che si esprime in un frastuono di fallaci obiettivi e false motivazioni.
Il daimon non si esprime attraverso le parole come la mente, cioè non ti parla con le parole. Il daimon si esprime per mezzo delle immagini, delle passioni. Per ascoltare il daimon devi prestare attenzione alle tue visioni, a quello che hai come visione, alle aspirazioni più segrete, ai sogni, ai giochi che facevi da bambino, a ciò che ti appassiona, capito? Quindi il problema delle persone è che guardano al loro futuro da una prospettiva limitante, prendendo per buoni gli esempi forniti dall'esterno e si dicono io voglio diventare questo o quello, come ci dice la propaganda. Invece dovrebbero chiedere al loro daimon, aiutami a vedere chi sono e mostrami la strada verso la piena realizzazione della mia natura. Capito? Se vuoi davvero essere felice devi sostituire la passione e la consapevolezza alla motivazione. Quindi la motivazione cos'è? È un continuo vociferare della mente che ti distoglie dalla vera voce del daimon e diviene manipolazione, perché la motivazione, cioè che è la voce della mente, ti vuole spingere a perseguire degli obiettivi che sono indotti dall'esterno, non sono dall'interno. Ora ti do il rituale direttamente della buona riuscita, ok? Questo rituale si compone di 10 meditazioni che puoi fare di fila o anche separatamente. È importante che tu scriva ciò che emerge dalle tue meditazioni. Quando le avrai completate, il che può richiedere anche l'arco di diversi giorni o settimane, avrai descritto una pista importante per arrivare a fare ciò che devi fare e farlo in modo impeccabile. Sia chi sta facendo con me l'estasi sciamanica, il viaggio dell'eroe. Chi sta facendo con me il viaggio dell'eroe, vabbè, l'obiettivo è garantito perché stiamo facendo un lavoro di pazzesco, è qualcosa di disumano perché è divino, quindi incarnate proprio il divino. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, questa è proprio il compito per te in questo mese. Anche chi non sta facendo i 21 giorni, è importante che facciate questo. Ok. Primo, contempla la tua infanzia e chiediti come mi vedevo da adulto quando ero bambino. A che punto sono oggi con la realizzazione delle mie visioni? Secondo, contempla la tua adolescenza e chiediti come mi vedevo da adulto quando ero adolescente. A che punto sono oggi con la realizzazione delle mie visioni? Terzo punto, chiediti cosa voglio ora, cosa so fare ora. Quarto punto, chiediti quali talenti servono per realizzare le mie visioni, quali conoscenze servono. Quinto, chiediti quali talenti ho manifestato nella mia infanzia e quanta parte di questi talenti è ancora viva in me oppure deve essere recuperata. Sesto, chiediti quali talenti ho manifestato nella mia adolescenza e quanta parte di questi talenti è ancora viva in me oppure deve essere recuperata. Settimo, contempla la tua vita e cerca di ricordare cosa gli altri hanno detto riguardo alle tue capacità e ai tuoi talenti. 8. Contempla l'immagine di te stesso nella tua età adulta ed esprimi la volontà di metterti al servizio di ciò di cui la tua famiglia, le persone che ami e il mondo che abiti hanno veramente bisogno. Chiediti, come posso essere utile? 9. Osserva quello che stai facendo e come stanno accadendo le cose nella tua famiglia, nella vita delle persone che ami e nel mondo che ti circonda. Quindi sviluppa la sensazione di ciò che devi fare. Fare ciò che devi rappresenta il terzo stadio dell'evoluzione alchemica, la condizione di veicolo. Fare ciò che devi lo vedi attraverso quello che hai intorno. 10. Immaginati da vecchio, contempla la tua immagine e chiediti se hai realizzato le tue visioni e in che misura. Chiedi all'immagine di te vecchio se rimpiange qualcosa e se sì cosa. Allora, io ti dico che tu facendo questo in questo mese, tutti i giorni ti metti a contemplare queste domande, magari ti prendi un quadernino, il quaderno rituale e ti scrivi. Tu facendo questo, tu a febbraio finisci con un potere enorme di realizzare esattamente quello che da anziano tu vedrai lo fai adesso, perché il tempo non esiste. Senza rimpianti, senza rimorsi, questo è un lavoro certosino, straordinario, ok?
Ragazze mie e ragazzi, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo perché questa è una lettura degna di un iniziato, ok? Detto questo, concludo qui, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.